Ritrovati sul mio canale e soprattutto ben ritrovati ad Aero 2025, sì, 31esima edizione della Kermesse qui sul lago di Costaccia, sull'aeroporto di Friedrichshafen, dove quest'anno sono presenti 740 espositori, 40 paesi che espongono. Iniziamo questo primo video con tutte le novità ULM VLA. Proseguiremo un secondo video su quanto riguarda l'ala rotante, quindi elicotteri e autogiri, anche se purtroppo, come vedremo dopo, gli autogiri sono stati un pochettino hanno abdicato, diciamo, questa edizione di Aero, quindi produttori di autogiri. Proseguiremo poi con l'aviazione generale e l'aviazione business, che dicono che quest'anno sarà un anno in cui l'aviazione business è veramente molto implementata, quindi con molti più espositori business, che non dico che sarà uguale ad un Ebace di Ginevra, ma una piccola Ebace di Ginevra. Quindi non vi resta che seguire questo, diciamo, speciale su Aero 2025 sul mio canale, e state sintonizzati, e ovviamente se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, grazie. Ok, incominciamo questa carrellata di aeroplani qua ad Aero 2025 dallo stand B1, e quindi incominciamo come al solito da Fly Design. Fly Design ovviamente è qua presente con il suo CT. Molto bello. Vediamolo anche all'interno. Strumentazione completamente Garmin, molto bella, fantastica. Ha un bagagliaio di tutto rispetto. Questa è la versione F2 di Fly Design. Passiamo al normale CT motorizzato 912. Un grande cruiser. Diamo un'occhiata anche dentro. Qua abbiamo strumentazione Dynon. E poi l'F2 è sempre quello a 4 posti, già impostato per l'elettrico, per la propulsione elettrica. Sedili super comodissimi, molto belli. Lo spazio in cabina è veramente notevole. Questo è un doppio 2,
diamo un'occhiata anche al bagagliaio. Sì, insomma, due bambini piccoli ci stanno qua. Strumentazione come l'altro. E attenzione, attenzione, per la prima volta ad Aero l'Icon A5 direttamente con matricole americane, questo stupendo idrovolante che si può trasportare anche via auto. Come vedete le ali sono ripiegabili, stupendo questo aeroplano. Quindi non lo so, magari ci sarà una commercializzazione dell'Icon qui in Europa, lo spero proprio. Il motore è un Rotax 912 IS da 100 cavalli, 4 palle e prop, bellissimo, è la prima volta che lo vedo dal vivo, veramente un aeroplano stupendo. Il costo è abbastanza alto, però è veramente un aeroplano stupendo. Guardate che bello! You have, sorry, you have now a dealer in Italy for a 5 or in Europe or all in America? We don't have a dealership here, but we do sell planes here. So we have Okay. this one came from Montenegro. Okay. We have partners here in Europe, and then now Flight Design as well. Okay. Yeah. Okay. Our parent company now owns both brands. Okay. Okay. Fantastic. Because I know that you fly only in the state for now. Yeah, So- we actually have them flying here. So we have a few here in Europe. We have 3 in South Korea. We have 1 that just ships to Australia. A Okay. couple in Dubai. So they're making their, and then some in Central America. Fantastic. Yeah, so they're making their way around. Good luck. Yeah, thank you. Beautiful airplane. Ragazzi. Quindi praticamente stanno incominciando a vendere anche qui in Europa e speriamo, se sono rose, fioriranno, perché è veramente stupendo, è veramente stupendo, guardate, è spettacolare, bellissimo, veramente bellissimo. Poi c'ha bagagliaio, tutto. Guardate, la strumentazione è molto automobilistica, bellissima, con questo indicatore che sembra l'anemometro e il tachimetro di una macchina. Fantastico, bocchettone, bellissimo. Bellissimo. Would you learn rating on this one, or did you go on My advice is very standard rating. L'ala è dotata di antistallo, abbiamo anche i vortex generator qua, veramente molto interessante questo mezzo, stupendo. Well, we have one brand like lakes which are 1,000 Stupendo. easy. Siamo qua alla tedesca UL GmbH che propone il suo Neo SD2. Ecco qua. Dicono un 260 km all'ora con un Rotax 912, ma alla bassa molto carino, molto bello. Diamo un'occhiata anche dentro. Due schermi Dyno, seduta
non male. Non è una novità, già presente alla fiera, però sempre un bell'oggetto. Qua abbiamo anche il monoposto, che comunque promette sempre un bel 200 all'ora di velocità di crociera. Bell'aggeggio, molto carino, molto curato. Andiamo a vedere l'abitacolo, insomma, è molto spartano, ha una VMAP come EFIS e poi una radio e basta, fine. Molto bello. Ecco, andiamo in casa Tomark Aero. Questa è la versione Skyper nella versione GT9. Un aeroplano anche questo dalle prestazioni abbastanza importanti. Abbiamo un range di 1000 km, un 600 kg, un 205 km di velocità di crociera, un 4 ore e mezzo di ore di volo che si possono fare. Motorizzato 100 cavalli con il Rotax 912, molto confortevole sembra, sarebbe bello provarlo. Ecco qua. Montante dell'ala che sono in alluminio, questo è tutto quanto alluminio, non è carbonio. Quindi aeroplano tutto in alluminio. Diamo un'occhiata all'interno. L'interno è abbastanza analogico, non ha stranamente né un Garmin né un Dalman. Tutti quanti gli strumenti sono Canardian. Molto carino, molto bello. Bagagliaio di 15 kg che è messo qua, molto bello. Questa invece è la versione ad ala bassa, quindi è l'SD4 TOW, è motorizzato. Che motore ha questo? Che motore ha? Questo qua è un motore, un UL Power che avevamo già visto qua da Aero. Non so se c'è lo stand, però offre grandi prestazioni, quindi no, stranamente un 915. L'abitacolo è veramente molto bello, tutto sembrano sedili rivestiti in fibra di carbonio. Diamo un'occhiata anche le ali, sono comunque in alluminio. Molto bella quella manetta centrale che fa molto Concorde, sembra che ci siano 4 motori. Anche qua abbiamo Canardia, strumenti normali Canardia con un Dynon, uno Skyview. Il bagagliaio è abbastanza interessante, bella configurazione. Dell'aeroplano, della configurazione LSD4 proposto dalla Tomark Aero. Chissà come va questo motore. Il motore è un 130 cavalli che viaggia molto lento, 3000
300 giri. Mi piacerebbe sapere quali sono le caratteristiche di volo. Bello, bello, bello. Ok, qua siamo di fronte all'Atoll Aurora, una new entry qua di Friedrichshafen. È un idrovolante che arriva dalla Finlandia, quindi nota terra di idrovolanti. È una assoluta novità per quanto riguarda aereo, non l'ho mai visto. Monta qua è un Rotax 912, sì, un Rotax 912 con Flash Duke, quindi aeroplano totalmente, immagino, in carbonio, perché questo è tutto quanto carbonio, molto, molto carino. Qua il carrello, no, il carrello è fisso, sembrerebbe fisso. Questo è l'interno, non so se è l'interno definitivo, ma è veramente molto 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 spazioso. Però mi dicono che questo è un aeroplano volante, quindi tutto in legno. Wow, sti cavi a vista non è che sono il massimo. Quindi cloche centrale, molto carino, bello. Qua praticamente dicono che ha un cruise speed di 160 km all'ora, 74 all'ora di velocità di stallo, 460 metri di decollo, 800 km di range a 140 km all'ora o 432 miglia nautiche. Beh, insomma, non male questa novità di Friedrichshafen. Bella, bella, mi piace. Guardiamolo ancora un po'. Forte. Atoll Aviation dalla Finlandia. Rinforzo dal motore al... Bello, quello bello. Quello bello. Ottimo. Ecco, mi dicevano appunto che questa è un mix tra legno e composito, è fatto, lo vediamo qua. Quindi un mix tra il nuovo e il vecchio. Questa è come dovrebbe essere poi diciamo, la cabina definitiva. Bello, bello. Abbiamo il classico Legend della tedesca Legend, l'ala alta, sempre presente qua da aereo, non è assolutamente una novità. La particolarità è che c'ha il volantino al posto della barra, gli interni sono molto curati, un aeroplano sempre da crociera, molto carino, bagagliaio di tutto rispetto. Qua possiamo vedere anche la strumentazione abbastanza basica. Ecco qua. Anche questa protezione contro i flap, completamente tutto in alluminio, ottima abitabilità. Ecco qua. Di dietro abbiamo il paracadute balistico, abbiamo un ottimo punto per mettere i bagagli, molto molto bello, carino. Qua abbiamo il classico Altus, un veleggiatore da prima categoria. Qua ci sono tutti quanti i
diplomi FAI di, diciamo, percorrenza che ha fatto. Cabina molto comoda, molto tagliantistica, forse dietro, andando a togliere i sedili, si riuscirà ad avere un po' di bagagliaio. La strumentazione è tutta digitale, l'ala è efficientissima, come vedete c'ha anche il modo di allungare l'ala, quindi ancora più efficiente, o metterla un pochettino più corta. Molto molto carino. Flying very high, Yeah. the motor, and then glide. Yeah. And also, closed circuit with the landing, but this was with the engine. Ecco qua l'Alto NG, è un aeroplano molto performante, un'ala bassa, adatto per le scuole, e anche abbastanza economico perché con 100.000 euro te lo puoi portare a casa. Molto molto carino. Noi abbiamo la scuola di Fontanellato, lo usa molto. Qua abbiamo un Edge Performance come motore, quindi comunque un'iniezione. Molto carino, molto bello. Adesso qua abbiamo una strumentazione che è totalmente analogica, vedete com'è, veramente si sta comodissimi all'interno. Metallo, Pulls forward. molto 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 carino. As I said, we have like Yes. Bush Pilot. Guardate che ruotone. Questo qua. Un Super Stall XS. Ah. Della Flystall EU. Anche questo mi sembra una novità qua a Friedrichshafen, non l'ho mai visto. Molto carino, andiamolo a vedere un pochettino da vicino. Sicuramente fatto per atterrare nei fiumi, sulla spiaggia. Molto bello. Ah, poi a me gli store così affascinano veramente tanto. Quindi di costruzione tedesca. C'ha anche il kit per andare sulla neve, quindi a divertirsi in montagna. Molto molto carino. Bello, bello, bello. Abbiamo sempre tutti i costruttori amatoriali che stanno facendo centine, stanno mettendo colla, stanno resina, ecco qua stanno incollando. Questa è l'ala di una. Qua c'è uno Jodel, vabbè, non so cosa ci sta a fare qua. Ah, beh, sarà per il discorso dell'autocostruzione, va bene, ci sta. Ecco qua l'Aerozone con i vari motori, diciamo il Lotax, di qua sono, questo è 109 cavalli, questo è sempre il 109 cavalli al carburatore. Bah, voi vi fidereste a mettere sul vostro aeroplano queste robe qua? Qua abbiamo la turbina, abbiamo, sono a 145 cavalli con turbina,
Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, il rivale del Rotax 915. Yes. China, I will fly from home. Oh, good. E poi l'ultimo Wheel engines. You mean that you want abbiamo il 100 cavalli, quindi questo dovrebbe essere il rivale del 912. All bearings you have. Bah. Stand Skyleader, sempre presenti con Skyleader 600 e Skyleader 400. Vedete. Nulla di nuovo, sempre il solito Skyleader 600. Questi si sono fossilizzati su sti. Per carità, bell'aeroplano, bel cockpit, guardate, questo è un grandissimo trasvolatore, sicuramente, fatto per fare veramente tanti chilometri. Due Garmin G3X che ormai non può mai mancare, nulla di nuovo, ormai sono sempre gli stessi modelli. Nulla di... lo faccio vedere anche da This was designed for that. così. Ecco qua nuovo il cockpit. Per carità, dovrebbero tirare fuori qualche modello in più. Go through a big Qua abbiamo lo Skyleader 400 che mi piacerebbe provare. Avevamo provato a Dozzano il prototipo che il povero Sergio ha dovuto sudare 7 camicie per tenerlo diritto, ma ovviamente sarà sicuramente cambiato. Eccolo qua, Skyleader 600, Skyleader 400. Qua abbiamo il classico Rotax 100 cavalli IS, nulla di stratosferico, sono carine queste aperture dalle di Gabbiano. Questo è l'interno. Ecco qua. Siamo allo stand TL Ultralight, anche qua nulla di sconvolgentemente nuovo, tutto quanto già abbastanza visto. Il Sirius con il Rotax 912, se volete, se siete curiosi delle prestazioni, ecco, abbiamo, questo può montare sia il 912 che il 916. 253 km di VNE, 210 di cruising speed, 100 litri di carburante, insomma un buon trasvolatore. Tutto quanto mi sembra in alluminio, no, in composito. Anche qua ovviamente la suite Garmin G3X non può mancare. Voilà, molto comodo, ma tutti quanti TL sono comodissimi. Cioè, è veramente stra super comodo. E poi guardate che bagagliaio che ha veramente un bagagliaio di tutto rispetto. Qua veramente ci puoi andare in vacanza senza nessunissimo problema. Ecco qua, nulla di nuovo, ma qua invece abbiamo lo Sting S4, anche questo nulla di sconvolgente, nulla di nuovo.
Qua abbiamo lo Streamer, un tandem sempre dotato di 912 in questo caso. Questo è un tandem che ha veramente un'ottima velocità di crociera, importato dalla TL Ultralight, molto molto bello. Il posto del passeggero è veramente notevole. Suite Garmin, veramente. E attenzione che qua abbiamo una roba che spunta. Questa mi sembra una bella turbina. Wow! Streamer con turbina, con la TP100. Power without limit. Una turbina da 240 cavalli, pensate a te che roba, 400 km all'ora di velocità massima, velocità di stallo 87, 14 metri al secondo di ratio di salita e va con il Jetta 1. Wow! Questo sicuramente è un'ottima novità. Pentapala. Wow. E beh, adesso experimental. Ecco qua, potete vedere un po'. Fantastico. Beh, notevole. Questa è veramente un'ottima novità. Bello. Qua abbiamo anche un bello Sparker, una bella comunque questo è dato per una velocità di crociera di 300 km all'ora. Può montare sia il 912 che il 915, veramente super stracomodo come tutti gli aeroplani TL. 3 suite Garmin, porca miseria, niente, ormai se non è il Garmin non sei più nessuno. Beh, il muso mi sembra bello generoso, eh. Bello. Guardate che suite. Fantastica. Fantastico. Questo è un aeroplano di linea, non è molto leggero. Ed infine abbiamo anche un bel tail drag. La TL ha sfoggiato tutte le armi migliori, colorazione stupenda. Questo qua è un nuovo, motorizzato con il 916, whatever condition, Sirius Backcountry. Anche qua abbiamo un Rotax 916, una velocità di crociera di 200 km all'ora, sempre un 100 litri di carburante, veramente molto 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 bello. Questa colorazione con il flash come
Gli interni sono esattamente quelli dello Sting, addirittura con il volantino, molto caruccio. Wow, questa è una bella novità. Bella novità. Ecco qua abbiamo bello bello, magari è lo stesso, quindi addirittura qua abbiamo da mettere il monopattino sotto. Porca. Così facciamo anche un pochettino gli ecologisti. Wow. Evidentemente trasformare il 3 assi in un bush plane è il mood di questa edizione di Aero. Bello, mi piace, ci sta bene, secondo me ci sta bene, ci sta veramente molto bene. Bello. Ok, continuiamo la carrellata con questo bel biplanone che è messo in casa GMB. Forte. Questo qua è tutto tela, bellissimo. Quindi è commercializzato dalla GMB. Qua ci sembra avere un motore di antitempi, invece spuntano le due teste Rotax del 912. Wow 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 wow. Beh. E qua. Che bello, che bello, che bello, che bello. Fantastico, anche questa colorazione nera, bellissimo. Ecco qua il pilota sta dietro, strumenti basici, per fortuna, non ci hanno ficcato il Garmin. Invece davanti si ha solo la classica strumentazione per il passeggero. Forte. L'oil pressure è fuori dall'abitacolo, cioè due strumenti che sono fuori dall'abitacolo. Bellissimo, fantastico, bellissimo, stupendo. E qua con questo ci si sente un pochettino Pearl Harbor nella scena finale, sì. Bello, bello. Continuiamo in casa. Alarm, dass man auch gemarkt wird, aber den stecke ich. Aber das ist komplett das ist Gemüsebrot, das haben wir wirklich Gemüse immer einer komplett gekauft. Und sind wir jetzt schon halb 9, 12, 3 Stunden. Und mit der neuen sind wir in 2,5 Stunden. Anche GMB ha fatto il suo bel tail dragger. Il mood di fare il tail drag c'è quest'anno. Era già presente l'anno scorso, era mi sembra in versione mock-up, qua adesso è in versione aeroplano. Ha sicuramente delle ali che sono infinite, quindi avrà veramente un'efficienza veramente notevole. Modello aliante, bello. Monta sembra un 912, il Phoenix, eccolo qua, abbiamo addirittura un 32:1 di efficienza,
Pensate che roba, 32-1 vuol dire che scende di 1 metro e ne fa 32 in avanti. Se ci riusciamo ad avvicinare dall'altra parte. Questo è sempre il VL3 916 che ha delle prestazioni veramente notevoli. Abbiamo una 385 km/h di velocità massima, 340 di VNE, insomma massima velocità di crociera 385, 300, non riesco a capire, VNE Maximum Cruise Speed, vabbè. La Maximum Cruise Speed è più elevata della VNE, vabbè. 2700 piedi di ratio di salita, un arrampicatore veramente incredibile. Ovviamente in fiera questi aeroplani sono veramente inavvicinabili. Allora, siamo qua in casa Tarragon. Già era veloce ed efficiente col 912, già era efficiente con il 914, poi gli hanno messo il 916 e mo adesso vediamo che cosa si sono inventati quelli della Tarragon. Guardate un po' che cosa hanno installato. Ta-da! La turbina 140 cavalli. Wow! Il dealer mi dice che non l'ha ancora provato, presto lo proverà. Ma ragazzi, tremo a vedere questo aereo con la turbina. Wow. What about the performance with the turbine? No one really knows. Up, Split. up, very up. Logico che questo non ha ancora volato. Certo, Si certo. prevedono delle belle prestazioni, nel senso che il motore a turbina va a piena potenza, come gli altri vanno invece al 70%, però va provato. Certo. Quindi vedremo la turbina che effetti avrà sul Tarragon. Wow, fantastico. Ok, diamo un'occhiata un pochettino da vicino, ormai il Tarragon lo conosciamo, sarà interessante vedere la turbina che cosa farà. Sorry. Continuiamo il padiglione in casa Vector. Questo è lo Sport Star RTC. Nulla di nuovo, nulla di roba già vista. Forse è proprio quello dell'anno scorso. Diamo un'occhiata agli interni, sono sempre gli stessi, 2 Garmin, bagagliaio, nulla di sconvolgente, tutta roba vista, anche questo, l'Harmony, le Vector Harmony, anche in questo caso sono aeroplani che non sono novità, quindi qua abbiamo un Garmin, è praticamente identica. Ok, Arc Creation con i Delta, abbiamo questo qua è Epic. Questo è elettrico, abbiamo un Delta elettrico dell'Arc Creation, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche 100% elettrico.
non dice le caratteristiche, non dice quanto è. Qua c'è uno scanner, boh. È il classico Skyper con il 912, nulla di nuovo. EPA Power, motori italiani fino a 160 cavalli, quindi questo è il concorrente del 16, straconosciuti, ultra conosciuti. Veramente. Voi cosa mettereste? Un EPA Power 160 cavalli o un 916? Oppure metti solo quelle. Però su quell'altro E la svedese Blackwing, la storica concorrente della Port Aviation, anche qua nulla di nuovo, sempre questo motorizzato 916, sempre i soliti aeroplani, nulla è cambiato rispetto al modello presentato l'anno scorso. Bellissimo questo giallo in stile Toyota CHR con la coda nera, molto bello. 916. Ed ecco che andiamo a vedere la turbina che abbiamo visto prima sul Tarragon, che è la turbina, il turboprop della francese Turbotech, che ovviamente ha delle prestazioni che sono eccezionali, soprattutto se si va in alto. Consuma Getta 1 e quindi veramente un ottimo prodotto che adesso sta per essere installato e commercializzato. Credo che la prima che abbia commercializzato questa turbina sia la Bristol. Sì. Ok, adesso andiamo in casa Shark, abbiamo quasi finito questo padiglione B2. Bellissimo questo Shark con il 912 IS. Praticamente gli update che sono stati un po' colorati meglio e un po' abbelliti dentro gli aeroplani. Questo è sempre il solito, sempre il consueto Shark che abbiamo visto gli anni passati. Sorry? L'itacolo è completamente tutto in carbonio, bellissimo. Hai un danno veramente, rispetto alle edizioni precedenti questo è veramente molto curato. Credo che sia la versione definitiva dell'aeroplano, molto bella, molto bella. Qua invece c'è lo Shark che evita le turbolenze grazie a questo sensore sull'ala che praticamente attiva il flutter degli alettoni e stabilizza l'aeroplano. Eccoci in casa Gotear con il Gotear G750, anche in questo caso aeroplano che è stato già visto e rivisto nelle precedenti edizioni. Facciamo quindi solamente un giro generale. Adesso è un attimo impegnato, ma andiamo a vedere l'altro
che addirittura è a turbina, quindi è in versione experimental. È in versione experimental Turbotech, quindi qua sotto dovrebbe avere una turbina. Sì, si vede dalla marmittona Akrapovic che c'è qua sotto. È un, appunto, con la Turboprop TP R90 da 140 cavalli, quindi turbina che sostituisce il Rotax 916. E qua vediamo, adesso questo potrebbe essere anche un 4 posti, ovviamente qua c'è tutta la strumentazione per validare l'aeroplano. Questa è il mood del cockpit. Andiamo in casa dinamica, anche in questo caso nulla di nuovo, se non che ci hanno ficcato sotto il 916, sai che novità. L'aeroplano è pressoché identico, ci hanno messo il Diamond. Questo invece è il classico Dynamic con il 912. Comunque un aeroplano sempre rispettabilissimo che fa una crociera molto importante. Abbiamo una VNE di 322 km all'ora, 120 litri di capacità, insomma un bel aeroplano da crociera, ma non mi soffermerei perché nulla di nuovissimo. Qualche volta tra carbonio, alluminio e Rotax 916 si vede ancora qualcosa tradizionale qua d'aero con come un tubbietela e un motore da non so nemmeno quanto, un motore a due tempi da ben 42 cavalli, ed ecco qua. Forte, monoposto, che forte. Qualche volta si vedono anche questi oggetti qua, ovviamente completamente basico, bello. Qualche volta qualcuno fa ancora degli aeroplani che sono molto basici, ecco qua. Questa è di casa tedesca. Fa ridere parlare di 42 cavalli con i mostri che ci sono adesso, però evidentemente qualche fascia di mercato per questi aeroplani qua c'è ancora. Ecco, Fisher Production FP 200 Koala, addirittura un 120 km all'ora di velocità di crociera con 140 di VNE e motore da 38 e 42 cavalli. Wow, bellissimo. Casa Sling, il solito Sling TSI già visto, non è novità, già presentato nelle scorse edizioni. È un 4 posti, cabina molto ampia, 2 Garmin. C'è tutto lo spazio anche per i sedili di dietro.
molto 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 carino, bello. Però ripeto, aeroplano che comunque si è già visto in altre edizioni. Adesso andiamo a vedere questo. Bello, guardate un po' che cosa c'è qua. Monoposto con, che cavolo di motore è questo? Fantastico. Anche qua un bel tubiettela, bello, forte forte forte. Un Cruise 120 della Black Forest Aircraft Company, sarà tedesca. Adesso qua è in configurazione veramente molto 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 draft, e praticamente l'interno non c'è, però fantastico. What kind of motor is here? Alvenco, an aero engine, it's a one cylinder, one stroke injected. One cylinder? Wow. Yeah, How many horsepower? It's a 4-stroke injected with 43 horsepower. How many, sorry? 43. 43, so, 43 cavalli. Quindi si può volare anche con 43 cavalli. Wow, fantastic. Molto performante. Bella macchina. Nell'era del 160 cavalli Rotax 916 abbiamo anche un 43 cavalli e possiamo volare anche con un 43 cavalli. Thanks a lot. Ciao. Andiamo in casa Eagle, M8 Eagle, anche questo aeroplano che comunque non ha nulla di nuovo, visto già nelle scorse edizioni. Molto molto carino, però comunque già sicuramente visto e stravisto in tutte le sue declinazioni. Alla alta, ottimo interno, all'interno. Ok, qua siamo in casa Breezer col 916S, manco a dirlo. Praticamente il mood di aereo è prendere tutti gli aeroplani che sono già stati presentati e metterci sopra un bel 916 e lasciarli esattamente così come sono. Ma quindi questo qua Magnus Aircraft, il Fusion, molto bello in questa colorazione tipo wrap, molto 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 bello. E qua comunque aeroplano che non è una novità, visto e rivisto. Ok, qua abbiamo il Bristol nella configurazione classic, quindi abbiamo poco, un solo aeroplano. Andiamo dall'altra parte, vedere
C'è solamente il rivenditore tedesco, configurazione è quella classica, niente, non si può vedere gli interni, nulla di eclatante. Aereo già visto e stravisto, va bene, no problem. Ok, siamo in casa Pipistrel, a naso nessuna novità importante, però sempre documentarli, questi veleggiatori spettacolari che stanno su veramente con uno sputo di motore, l'SV600. Poi qui abbiamo il Pantera che non è stupendo, è di più. Oh guarda, riusciamo a farlo intero. Riusciamo a farlo intero, il Pantera è quasi incredibile perché c'è sempre un affollamento. Ragazzi, guardate che spettacolo che è questo aeroplano. 4 posti, seduta agliantistica, è veramente fantastico. Questo ha delle prestazioni che sono veramente incredibili. Possiamo vedere anche il cockpit. Fantastico. Veramente. Ovviamente 2 Garmin, tutto veramente un dettaglio spettacolare. Velis Elettro, questo è ideale per le scuole. Questo è ideale per le scuole, quanto c'ha l'autonomia necessaria per fare 2 o 3 missioni di scuola e puoi essere ricaricato. Le batterie sono estraibili e quindi puoi avere 2 batterie, fai una missione, poi sostituisci la batteria e vai tranquillamente in un'altra missione. L'interno è sempre uguale come tutti i Pipistrel, ha una coppia che è spettacolare, veramente l'ho provato, qua c'è la batteria e veramente un ottimo, per esempio in Francia va moltissimo questo genere di aeroplano per le scuole. L'Explorer anche è un ottimo prodotto, un ottimo veleggiatore ed un ottimo aeroplano da crociera e da viaggio. Molto molto bello. Configurazione classica, completamente strumentale. Molto bello. Pipistrel vale sempre la pena ed è sempre una garanzia.